Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole parliamo ancora di modello semantico e andiamo a vedere un esempio di refactoring di una setup già esistente di OpenHub che però non si è basato sulla progettazione tramite il modello semantico. Nella nostra istanza di test di OpenHub abbiamo degli item che mappano delle misure di corrente, quindi consumo del primo piano e del piano terra e la produzione del fotovoltaico. Questi item non si sono basati sul modello semantico e quindi sono slegati da questo modello. Andremo a vedere quali sono gli step che possiamo fare per poterli appunto andare ad aggiungere al modello semantico. Questa operazione potrebbe essere un'operazione anche abbastanza onerosa e in alcuni casi potrebbe essere più efficace rifare il modello piuttosto che partire da un modello già esistente per sistemarlo. Ovviamente il consiglio è che per chi parte da zero, quindi progetta ex novo la propria smart home, è quella di seguire subito le linee guida del modello semantico. Passiamo quindi alla schermata PC e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Eccoci sulla pagina delle impostazioni del nostro OpenHub di test. Se andiamo sul model vediamo che abbiamo quanto abbiamo fatto nel video precedente, e cioè la nostra struttura del modello semantico, la struttura gerarchica della casa con all'interno l'equipment e i point. In questa visualizzazione, se clicchiamo su Show Non Semantic, vediamo anche gli item che non sono agganciati al modello semantico. Infatti vedete che sono totalmente al di fuori. Gerarchicamente sono esclusi dalla struttura del modello semantico. Questo perché? Perché sono degli item semplici, al momento non sono neanche collegati a nessun channel e nessuna things, perché mi servono proprio solo per esempio per andare a essere aggiunti nel modello semantico, quindi non mi interessa che ricevano un valore veritiero. Quindi dicevo, sono degli item ai quali non è stato attribuito nessun tag relativo al modello semantico e quindi non seguono la struttura di equipment e point. Quindi per andare ad aggiungerli nel nostro modello semantico li dobbiamo considerare come dei point, quindi li dobbiamo trasformare come dei point, dobbiamo creare gli equipment che conterranno questi point e gli equipment li andremo a inserire in una delle n location che abbiamo creato nel nostro modello semantico. Quindi iniziamo dal consumo piano terra. Quindi il consumo piano terra dovrà diventare un point e dovrà appartenere a un equipment che sarà l'equipment che misura proprio il consumo e che sarà inserito nella location piano terra. Quindi io vado subito a creare l'equipment, clicco su piano terra e faccio add equipment. Essendo un equipment diventa un gruppo, come category mettiamo energy, semantic class andiamo a cercare qualcosa che possa essere utile allo scopo. Direi che il più appropriato è sempre il solito sensor in questo caso e quindi creiamo il nostro equipment. A questo equipment dobbiamo aggiungere il nostro item, cioè che però prima deve diventare un point. Quindi andiamo sul consumo piano terra, facciamo edit, andiamo ad aggiungere come classe semantica un qualcosa relativo a un point, quindi dobbiamo andare qua sotto ed è un measurement anche in questo caso e come property energy. Lo salviamo, quindi in questo modo è diventato un point. Questo point adesso lo andiamo ad aggiungere all'interno dell'equipment consumo piano terra. Come facciamo? Andiamo nel dettaglio, facciamo edit e andiamo ad aggiungerlo come parent group al nostro consumo piano terra equipment. Salviamo, torniamo indietro. Vedete che intanto è sparito dai non semantic item, poi se vado a scorrere il mio albero
di modello semantico, vedo che dentro l'equipment consumo piano terra ho il mio point consumo piano terra. Quindi possiamo fare la stessa cosa per il primo piano, quindi lo facciamo velocemente. Quindi facciamo diventare un point anche questo di tipo measurement, energy come property, e come parent group mettiamo consumo primo piano. Salviamo, torniamo al nostro modello e c'è rimasto solo più la produzione fotovoltaico. Eccolo qua, produzione fotovoltaico, faccio la stessa cosa ma lo vado ad aggiungere direttamente a casa. Quindi vado su casa velocemente e faccio gli stessi passi di prima. E ecco che abbiamo il nostro modello semantico completato. Ovviamente io ho creato l'equipment e il point, anche se in questo caso forse potevo mettere direttamente il point, non è necessario proprio creare un equipment, soprattutto quando c'è solo un point relativo. Avessi voluto fare una cosa del genere, avrei dovuto fare che nel mio point vado a cambiare direttamente il parent, che non è l'equipment ma è direttamente casa, eccolo qua, quindi la location, e poi a questo punto il mio equipment non ha più senso di esistere. Ecco fatto, non semantic non ho più nulla, e quindi ho fatto gli step per appunto andare a spostare degli item semplici che non fanno parte del modello semantico all'interno del nostro modello semantico. Una volta fatte tutte le operazioni per aggiungere gli item al di fuori del modello semantico all'interno del modello semantico, vediamo che le nostre pagine dinamiche continuano a popolarsi. Infatti adesso sono apparsi casa, piano terra e primo piano, che sono location che prima non contenevano nulla e adesso contengono degli equipment o dei point. Lo stesso nei dispositivi, si sono aggiunti dei sensori, e nelle proprietà si è aggiunta la proprietà di energia. Quindi il modello semantico serve anche a questo, serve a far capire a OpenHub che ci sono determinate cose con determinate caratteristiche, che poi quindi possono essere usate in maniera, diciamo, intelligente da parte del sistema. Direi che per questo video possiamo fermarci qui. Abbiamo visto come fare un refactoring di una struttura di item già esistente per modellarla tramite modellazione semantica, senza dover per forza rifare tutto da zero, anche se a volte è più conveniente rifare tutto da zero. E in questo modo però perdiamo un po' di tempo, però abbiamo un sistema sicuramente più strutturato e più facile da gestire. Detto questo, ringrazio chi è arrivato fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!